Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per fare questo bracciale, è una tecnica base, non l'ho inventata io, ovviamente io vi mostro come seguo i bracciali Chanlu. Sono dei bracciali molto carini, simpatici. Io ve ne propongo la mia versione fatta con tutte le pietre che mi sono state fornite dalla Bead Park. La tecnica è molto versatile, si possono utilizzare cordini e filati che avete. L'unica attenzione che dovete prestare è quella di valutare sempre il foro delle vostre pietre e che il filo che utilizzate per andare a creare questa sorta di telaio deve entrare all'interno per 2 volte, perché i fili si vanno ad accavallare e si va a lavorare. Vi dico quindi che la tecnica è una tecnica base, semplice, e potete utilizzare quello che volete voi. Ora vi dico quello che ho utilizzato io, ve lo mostro lungo il video e vi ricordo il codice sconto della Bead Park che mi ha fornito tutte queste pietre che vedete qui. Sul sito troverete anche il cordino e i filati. Io però per la collaborazione da loro ho preso bottoni, in una vecchia collaborazione i bottoni e tutte queste pietre che vedrete di seguito. Vi mostro anche il codice sconto. Il tutorial è super facile, vi metto qui in sovraimpressione il codice sconto, scusate la mia unghia, sono prove tecniche. Vi metto qui in sovraimpressione il codice sconto che vi farà usufruire del 3% di sconto senza minimo di acquisto. I materiali per questo bracciale possono variare in base ai vostri gusti, basta, vi ho detto, valutare solo la dimensione dei fili e ovviamente il gioco di colori. Sono bracciali super facili, si possono fare anche a più giri. Io ovviamente, essendo le pietre qui abbastanza grande, ho effettuato un solo giro. Sono veloci perché non necessitano di capacità tecniche di chissà che tipo, si tratta solo di nodini e di ripassare un po' di fili. Spero che il tutorial vi piaccia, che vi divertiate a fare tanti bracciali estivi e niente, cominciamo subito e vi auguro buona visione. Grazie ovviamente alla Bead Park che mi ha inviato i materiali e grazie ovviamente a voi ragazze che continuate a seguirmi e a darmi il vostro supporto. Vi abbraccio, un bacione e buona visione. A fine video poi vi mostro una chicca di come stavo provando ad utilizzare queste pietre, quindi non mollate adesso, anzi restate qui. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella e lasciatemi un like. Ciao! La prima cosa che ci servirà è una tavola da macramè oppure un supporto rigido a cui noi andremo ad ancorare i nostri fili per realizzare il bracciale. Naturalmente ci serviranno poi 2 tipologie di filo, uno principale che sarà quello che porta poi, vedete, un cordino cerato abbastanza spesso, e poi ci servirà un cordino più sottile. Nel mio caso io utilizzo un silon, quello proprio da macramè, più sottile perché deve entrare all'interno delle nostre perline. Quindi questa è una valutazione che dovete fare. Questo è il silon che utilizzo io, quindi taglierò di quello spesso, ne taglierò una 60 di centimetri, una 70 a seconda del vostro polso valuterete, e taglierò più di 2 metri dell'altro. Poi serviranno ovviamente dei bottoni. Io utilizzo sempre questi fornitimi dalla Bead Park, che è un kit misto, l'ho preso in una vecchia collaborazione, prenderò quello di color ottone. Dopodiché ci serviranno naturalmente le 3, come vedete vi mostro nel video, che dovete valutare che il cordino spesso entri all'interno dei fori del bottone, quindi il bottone deve essere forato per potervi ancorare e fare il bracciale Shaolu. Questo è il codice del prodotto. Dopodiché io andrò a utilizzare 3 tipologie di perline fornitemi dalla Bead Park. Vi mostro il primo codice prodotto.
Sono tutte quante in pasta di turchese di vari colori, questo è il secondo e questo è il terzo. Hanno tutte dimensioni leggermente diverse per poter fare un degradé e poi utilizzerò delle 8.0. Tutti i materiali li trovate naturalmente sul sito. Serviranno delle forbicine e servirà un pochino di colla ed un accendino. Come vedete, io ho messo un po' di colla anche sul filo più sottile da macramè in modo tale da farli diventare una sorta di ago. Poi potrete usare anche un ago a cruna larga, ma io sinceramente preferisco mettere la colla sul silon. Prendo quindi il cordino cerato e lo inserisco i due capi all'interno, quindi trovate il centro e lo vado a inserire all'interno del mio bottoncino, dopodiché in modo molto semplice vado ad eseguire un nodino. Quindi faccio un nodo e blocco il nostro bottone, cerco di portarlo quanto più vicino è possibile, mi aiuto ovviamente con le dita. Dopodiché prendo il mio bottoncino e lo vado a fissare sulla tavola da macramè, prendo uno spillino. Mi raccomando, fissatelo bene, dopodiché fisso anche gli altri due lembi, vedete, al di sotto della mia tavola di macramè. Se voi utilizzate un cartoncino o un qualsiasi altro supporto, fissatelo bene. Allora, adesso semplicemente vado a prendere il filo più sottile, voi prenderete il vostro filo più sottile e vado ad ancorarmi al filo il filo di supporto principale del nostro, passatemi il termine, telaio. Vado a fare un paio di nodini e lo porto il più su possibile vicino al nodino che abbiamo effettuato. Adesso semplicemente porto il mio filo da sotto, prendo il filo destro e da sotto passo il filo bordeaux, quello più sottile, vedete, faccio anche la stessa cosa al lato sinistro e spunto al centro. Zoomo l'immagine per farvi vedere bene da dove spunto e adesso vado a prendere le mie prime due rocaille, quindi faremo a degradé due rocaille e poi inseriremo le perline della bead bark, quindi ne inserisco due. Io lo utilizzo sempre, le infilo sul lato destro, ovviamente vi scivoleranno, è tutto nella norma, quindi infilo le mie prime due rocaille. Adesso giustamente zoomando l'inquadratura non si vede bene, come vedete io al lato destro ho inserito sul filo le due rocaille e adesso vado e inserisco le altre due rocaille con l'altro filo, quindi filo destro, infilo le due rocaille e poi incrocio nel filo sinistro. Dovete avere un po' di pazienza, ma con le 8.0 e il silon da 0,50 non avrete difficoltà. Tiro e vedrete che si va a fissare, si posizionano al centro. Adesso nuovamente passo dall'esterno, da sotto al centro, sia il lato destro, vedete, tiro, faccio la stessa cosa dal lato sinistro. Mi porto quindi nuovamente al centro, tiro un pochino e dopodiché vado a prendere le altre due rocaille. Ok, non so che movimento ho fatto, si era sfilato il filo, quindi questo è quello che vado a fare in modo molto semplice. Adesso vado a prendere il mio primo tubicino di colore verde e vado a inserire anche questo sul lago. Vedete, rispetto alle 8.0 è molto più semplice. Vado a prendere il lato, il filo sinistro e lo infilo, quindi realizzo questo incrocio e tiro bene il filo. Vedete che la tavola di macramè aiuta, porto anche questo al centro e faccio sempre la stessa cosa, passo cioè dall'esterno all'interno con il filo più sottile. Penso che le immagini parlino chiaramente, ve lo faccio vedere un'altra volta, prendo questa volta il tubicino ancora più spesso e faccio la stessa identica cosa. Passo il mio filo destro, incrocio con il filo sinistro e poi dopo vado semplicemente ad incrociare, tiro e passo poi da sotto, dall'esterno all'interno, sia al lato destro che al lato sinistro. Quindi procedete così, sempre alla stessa maniera, vi mostro da vicino.
Dopodiché prendete il barilottino grande. Lo so che ho usato quei colori, ovviamente sul sito della Bid Park trovate tantissimi colori, pasta di turchese, bianco, cioè veramente ce ne sono tantissime di queste pietre. Io ovviamente dovevo come sempre osare perché ho una camicia tropicale e quindi mi piaceva. Ho utilizzato veramente anche un po' i colori che ricordano gli orecchini Barcellona, quindi come vedete io sto parlando ma eseguo sempre lo stesso movimento, passo quindi col filo secondario più sottile al di sopra, dall'esterno all'interno dei due fili che portano il filo sottile. Quindi continuate così, adesso vedete procedo a dégradé, quindi ritorno ad inserire quello rosso che è leggermente più piccino del verde, dopodiché inserirò anche quello cilindrico di colore verde. Vado sempre dall'esterno all'interno, sia da un lato che dall'altro e procedo così. È inutile che vi mostro tutti i passaggi perché veramente è ripetitivo. Tirate bene quando andate a stringere e cercate di non far deformare il lavoro, ma di stare sempre centrate. Dopodiché vedrete lungo il corso del video che inserirò tra il primo rombetto e il secondo, inserirò anziché solo 2 Rocaille 8.0, andrò a inserire 4 volte 2 Rocaille 8.0 per creare una sorta di motivo, e se ripetete il mio stesso ovviamente schema vedrete che facendo 4 modulini vi ritroverete praticamente il bracciale di circa 17-18 cm, quindi l'ideale per il polso di una donna come il mio. Allora, vi metto un po' di musichetta così ci vediamo poi alla fine per la chiusura, che è veramente super super facile come tutto il resto del bracciale. Vi ricordo che i materiali me li ha forniti la Bid Park, quindi se volete replicarlo andate sul sito della Bid Park e provvedete. Vedete che adesso ho inserito tubicino verde 8.0 e proseguo così fino alla fine del bracciale e la lunghezza desiderata. Illustro quindi il procedimento che sto facendo e continuo. Ed eccomi qua, siamo agli ultimi passaggi finali. Vado nuovamente, come ho fatto, a girare il mio cordino all'interno, dal basso verso l'alto, da sotto verso su e spunto al centro tra i due fili. Ripeto l'ultimo passaggio che abbiamo fatto, vedete? Spunto qui. Scusate le finestre aperte, sono le 8 di mattina ma già ci sono 33 gradi, quindi cerco di evitare al massimo l'aria condizionata e quindi vado a inserire 1 e 2, prendo l'altro capo e vado sempre a incrociare. Inserisco la prima rocaille, inserisco anche la seconda. Come già detto, voi se volete potrete utilizzare gli aghi a cruna larga, io preferisco così. Quindi vado a tirare ed a questo punto il nostro bracciale è finito, nel senso io l'ho calcolato per il mio polso, vedete? Siamo a 17, poi si deve fare il nodino per andare a chiudere con il bottone. Quindi a questo punto cosa faccio? Inserisco nuovamente al centro, giro in questo modo, poi ovviamente voi potete chiudere un pochino come volete, io vi mostro come faccio. Vado in questo modo e chiudo, quindi con un capo passo sotto a tutti e due i fili e anche con l'altro. Spero si veda, vedete? Porto su, quindi poi faccio un nodino in questo modo, porto su, ripasso nuovamente da un lato, nuovamente dall'altro
faccio un altro nodino. Margine di sicurezza, terza volta 1 e 2 e vado a fare il terzo nodo. Prendo poi dopo un pochino di colla, qui l'ultimo ne faccio 2. Questo è filo da macramè, quindi potrei anche andare con l'accendino, ma preferisco mettere un puntino di colla. La particolarità, secondo me, scusate i rumori, dicevo, la particolarità di questi bracciali è proprio che sono così un po' stile etnico, insomma. Non stiamo facendo un gioiello tessile, ma sono tipologie di bracciali. Ops, scusate, sono davanti alla camera. Sono tipologie di bracciali un pochino diverse. Ovviamente potete anche andare semplicemente a sigillare un pochino i fili. Io ormai ci ho messo la colla, quindi adesso cosa andiamo a fare? Stacco ovviamente il mio bracciale, ve lo faccio vedere indossato. Guardate che carino, anche da uomo. Ovviamente voi potreste fare anche tutte le stesse dimensioni, farlo diventare lineare, insomma sta un pochino a voi. Dopodiché dovete andarvi a regolare con la solina, ok? E semplicemente, perché dipende un po' dal bottone che avrete utilizzato, e semplicemente andate a fare un nodino. Vediamo se abbiamo beccato la dimensione giusta. Direi che posso stringere ancora un pochino, anche perché il mio bottone è ovale, quindi ecco, in questo modo. E diciamo che il bracciale è fatto. Taglio. Poi dipende un pochino dal filo che voi avete utilizzato. Io dopo ci metterò anche un pochino di colla. Ed ora ve lo mostro indossato. Andiamo dall'altra mano. Sono bracciali che uno riesce ad indossare da sola, vedete? Io l'ho fatto proprio per la misura del mio polso, che è circa 17,5. Questo è il risultato del bracciale finito. I colori sono ovviamente super grintosi, anche questa volta ho osato. Non so se vi ricordate gli orecchini Barcellona che ho fatto con gli stessi colori. E niente ragazze, io vi saluto, vi do qualche altra info. Per l'esterno ovviamente di sostegno, per il filo esterno di sostegno potrete utilizzare anche per esempio del filo d'Alcantara, delle copelle. Potete utilizzare quello che volete, questi vengono molto carini, anche molto eleganti, facendoli lunghissimi e quindi girati più volte, e utilizzando anche per andare, diciamo, a creare la nostra sorta di telaio, il filo da ricamo, da tessitura di perline, e quindi utilizzando delle perline e dei cristalli piccini, perché poi se le pietre che utilizzate hanno il foro piccolo necessariamente dovete adeguare la lavorazione. Questa invece realizzata con la Bead Park è veramente una cosina super etnica. Come vedete io stavo provando anche a fare al brick stitch dei modulini piccini per realizzare degli anelli. Aspettate, per realizzare un anello
oppure degli orecchini allungati, però ho pensato che forse fare una tecnica base per chi ha le prime armi, anziché fare il brick stitch, questi sono bracciali che veramente si possono fare in modo facile e sono decisamente alla portata di tutti, quindi oggi tutorial super easy di questa tecnica base, ovviamente rivisitato con questa forma romboidale con tante pietre a cilindro. E niente ragazze, io vi saluto, vi metto nuovamente qui il codice sconto della Pit Park e ci vediamo per un prossimo tutorial, spero al più presto. Domani compleanno di Martina, 18°, quindi secondo me non so se riuscirò per questa settimana, probabilmente per l'altra. In ogni caso vi abbraccio ed auguro a tutte buona creatività. Ciao!